vi faccio vedere un trucco per non perdere neanche più un polpo sui piombi fluorescenti. Dimmi la verità, quante volte andando a Tataki un polpo ti ha preso e avvinghiato il piombo glow, un piombo come questo? Il polpo tendenzialmente è molto attratto, come tutti i cefalopodi, dalle luminescenze, quindi tenderà a prenderlo per non solo per mangiarlo. Io vi posso far vedere, ho qua un altro piombo che adesso prendo. Vi faccio vedere un altro piombo che ho simile e non so se riesco poi a farveli vedere in video. Guardate i morsi invece che ha preso questo piombo. Ecco, queste sono le seppie. Quando trovate il piombo di gomma morsicato così, è la seppia che cerca di aprire il guscio di questa cosa con questa colorazione così intrigante per cercare di mangiare e succhiare l'interno. Non sa che ovviamente c'è dentro del piombo e quindi non le interesserebbe. Per tagliare, per farla veramente breve, vado velocissimo in studio, vi faccio vedere come modificare in 30 secondi un piombo per non perdere neanche più un polpo o una seppia quando vi mangiano direttamente sulla fluorescenza del piombo. Andiamo! Ed eccoci qua nel Bugigato Studios, vi faccio vedere rapidamente come preparare un piombo a prova di polpo. Io utilizzo i Kinu Double Barb perché ho questi, ma bastano veramente ragazzi degli ametti, va bene anche con il gambo più lungo se volete, l'importante è che siano palettati. Calcolate che io metto 4 ami per piombo, 2, 3 e 4. Andrò a prendere il piombo che voglio andare a modificare. Questo vabbè è un ago da innesco sardo, avevo questo, si può fare con veramente qualsiasi cosa, e fate un piccolo buco più o meno in questa zona qua. Io vi faccio vedere per questa forma, fate un forellino nella gomma. La gomma, se il piombo è buono, la gomma è veramente dura, ok? A questo punto noi andremo a prendere il nostro ametto e lo andremo a presentare nel buchetto che abbiamo fatto. Sapete che il polpo aggrappa il piombo, no? Quando, guardate, aggrappa il piombo. Questi ami piccolini non ci daranno grossi problemi sul fondo in questa posizione, soprattutto con questa forma del piombo. Adesso noi lo andremo a fissare con un pochino d'attack, che sarà l'unica cosa che terrà questo amo in sede, quindi andrà sicuramente a mantenere un polpo. Anche io l'ho fatto anche con polpi di un paio di chili. Calcolate che il polpo si attacca. A voi serve che l'amo funzioni quando il polpo vede la barca o vede la luce che si apre e molla. Allora a quel punto lì entrano in azione questi ametti che ci danno la possibilità di portare il polpo fino al guadino tutte le volte, ok? Noi quindi andiamo a mettere, io ragazzi ho cominciato a utilizzare questa perché veramente mi sono trovato talmente tanto bene con la 21 anche a incollare i terminali, che è impressionante. Ragazzi, per fare sta cosa però, ecco, do un consiglio. Scusate se vi metto del bianco, sparerà un po', ma almeno non mi rovino la scrivania. Abbiate pazienza. Goccine di attack. Ci andiamo a infilare con un po' di attack nel nostro buco. Lo mettiamo più o meno in questa posizione qua. E ovviamente ci andiamo a mettere una goccina di attack e adesso la facciamo asciugare. Ma ragazzi, sì che c'è un acrilato, quindi in questo caso vabbè, la colla 21 ha una tenuta veramente fortissima, però non vi preoccupate perché un possibile incaglio, se tirate, sicuramente terrà meno questo accrocchio piuttosto che un terminale dello 0,30, ecco. Cioè adesso io vado a mettere gli altri 3 ami e ve lo faccio vedere velocemente e poi vi faccio vedere come viene il piombo finito. Sono belli faccettati anche per quello i piombi, per fare questo lavoro qua. Si può fare anche sui tondi, ma sui faccettati viene meglio. I faccettati fanno quella vibrazione che secondo me per il calamaro ha il suo perché. Il nostro ultimo gocciolino. E tra un attimo avremo il polpo piombo perfetto.
Adesso ve lo faccio vedere, il polpo piombo, mi piace questa cosa, fatemi sapere nei commenti se vi piace il termine polpo piombo. Questa è la versione che piace a me, fatta come piace a me, nel senso che io pescando sempre appoggiato al piombo e al massimo facendo inclinare così il piombo, non mi crea grossi problemi di aggancio. Se invece volete stare più tranquilli, poi a seconda del piombo poi decidete anche dove vi convenga mettere gli ametti, potete metterli anche più in testa. Qui ragionate a seconda della forma del piombo e del modo di pesca che avete e come fare. Ovviamente a tataki, dove siete sempre in contatto con l'esca e avete sempre la canna in mano, ha senso utilizzare un piombo del genere. A Bolentino io non mi sento di consigliarlo, perché ovviamente la volta più che dovete rimettere a mini e attack che altro, perché ovviamente scarrocciando potete incagliare più facilmente, quindi direi che questo per i tataki è perfetto. Volevo svelarvi questo piccolo trucchetto molto comodo. Ovviamente misura degli ami, se volete metterli a gambo lungo, se volete metterli un po' più grandi, un po' più piccoli, fate le vostre prove. Ovviamente io ho questi ami che ho, ce li metto dentro, cercando che non siano troppo grossi né troppo piccoli. Cioè, si riesce a prendere il piombo e tenerlo per l'amo, ok? Quindi la tenuta ce l'ha, ok? Però non tanta da poter tenere in un arrocco, cioè se incagliate questo lavoro non lo fa. Piombo fatto, torniamo in barca. Ottimo, siamo riusciti in pochi istanti a trasformare un piombo micidiale, perché ragazzi questi piombi di Fonderia Roma, neri e glow e arancioni, sono fotonici, funzionano veramente molto bene, una bellissima bioluminescenza. Non teneteli in una stanza dove dormite, perché non vi lasciano dormire, altro che cielo stellato sul soffitto, perché sono veramente molto carichi, attirano molto i cefalopodi, e quindi con questo sistemino abbiamo trasformato un ottimo piombo in un piombo killer anche per i cefalopodi che desiderano assaggiarlo. Beh, io spero che questo trucchettino vi aiuterà a catturare molti più cefalopodi, quindi spero di avervi aiutato. Se vi ho aiutato, beh, voi aiutate me con un like, una condivisione, e se volete un commento mi fa molto piacere. Avete visto che rispondo praticamente a tutti. Io vi ringrazio moltissimo di aver seguito questo video fino alla fine. Se non siete ancora iscritti al canale, mi raccomando, iscrivetevi, altrimenti potreste perdervi un video come questo, che è breve ma vi insegna una cosina che forse non sapevate. Beh, bellissimi amici, ci vediamo alla prossima. Io ho ancora un pochino di cose da modificare, mentre voi andate a pescare, andate a pescare, andate a pescare. Alla prossima, ciao!